Benvenuti nel video dedicato alla creazione del cartamodello di questa maglia. Io l'ho realizzato con Titicada L3. Analizziamola assieme. È una maglia incrociata sul davanti e tenuta ferma l'incrocio con questa alta fascia. Questa fascia è alta 20 cm. L'incrocio l'ho realizzato rispetto al punto vita 10 cm verso il basso. È una maglia che presenta una manica kimono con un taglio. La circonferenza del fondo della manica è molto morbido, questo misura 32 cm. Molto bella è anche la maglia a maniche corte. Si può portare con la fascia tesa verso il basso, oppure se si porta la fascia un po' più in alto, la maglia da sola fa questo drappeggio. Vediamo assieme come realizzare il cartamodello. Mi trovo all'interno di Titicada L3. Per realizzare quel modello che vi ho fatto vedere sono partita nella lista tipi con il corpetto base con la manica kimono, nella lista sottotipi il kimono di tipo B. Lo seleziono e poi clicco Crea nuovo progetto per il sottotipo selezionato. Compare questa finestrella che mi chiede se voglio usare la creazione guidata e dico di sì. Mi porta all'interno della pagina misure del configuratore. Qui bisogna inserire le proprie misure. Io per velocizzare inserisco solamente la lunghezza del modello. Clicco su Mostra quote. Ho fatto questa maglia 10 cm più lunga rispetto al punto vita. Il punto vita, la lunghezza della vita, io la vedo qui, dove c'è scritto LVM 44 cm. Io l'ho fatta 10 centimetri in più, perciò 44 più 10 fa 54. La lunghezza del modello, inserisco il valore di 54 centimetri e clicco Applica misure vestibilità. Per quanto riguarda la vestibilità, ho dato vestibilità negativa sui fianchi perché il tessuto è molto elastico. Ho inserito meno 6 centimetri e clicco Applica misure vestibilità. Poi vado a selezionare l'iconcina maniche a kimono. La lunghezza della manica, inserite la vostra lunghezza manica. Come vi ho detto nel video di presentazione, è molto bello questo modello anche con una manica corta. Io ve la presento con la manica lunga. La circonferenza della manica l'ho fatta ampia, morbida. Ho inserito 32 cm e clicco subito Applica, così vedete il risultato. La circonferenza della manica è il fondo manica, si intende. Per quanto riguarda lo spostamento incavo Y, è questo punto. Io l'ho abbassato di meno 4 centimetri, quindi qui inserisco prima il meno e poi 4 centimetri, così abbasso questo punto di 4 centimetri e clicco applica e vedo il risultato. Poi il sottomanica, questa lettera F, l'ho avvicinata al punto I, distanza da F al punto I è di 3 cm. In questo momento, raccordo sottomanica, vedo che sono 14 cm, clicco il doppio meno fino a portarlo alla misura di 3 cm. Con il meno singolo o comunque vicino ai 3 cm. 3,39 mi va bene, anche la lettera G la vicino al punto incavo degli stessi centimetri della lettera F o molto vicino. Clicco con il meno singolo, le misure sono molto simili. Poi seleziono modifica giro collo. Accorciamento spalla, ho inserito un valore di 3 cm e clicco applica, così vedete la spalla che si accorcia sia del davanti che del dietro. Per quanto riguarda l'abbassamento del centro davanti, nel configuratore io non inserisco nessun valore perché poi vedrete che andiamo a modificare completamente l'apertura del davanti, mentre l'abbassamento del centro dietro inserisco un valore metà dell'accorciamento spalla, quindi 1,5 e clicco applica. Poi vado a cliccare sull'iconcina applica paramontura. Vado a creare la paramontura per modello senza apertura davanti.
Il configuratore in automatico mi crea la paramontura del davanti e del dietro. A me serve solamente la paramontura del dietro, perché poi quella del davanti vedrete che la andiamo a creare in un altro modo. L'ampiezza paramontura sopra e sotto inserisco un valore di 7 centimetri. Vi consiglio un minimo di 6 a un massimo di 7 centimetri, ma poi dovete ricordarvi questo valore che avete inserito per quando andremo a costruire la paramontura del davanti e clicco applica. La paramontura del davanti, che la vedo in questo momento, poi andrò a disabilitarla, non la creo, non mi serve. Trascino la barra verso il basso e vado a cliccare l'iconcina applica fasce. Qui in alto vado a selezionare su fondo davanti. Qui dove c'è scritto tipo, clicco la freccetta e seleziono fascia rettangolare. L'altezza della fascia è di 20 centimetri. A mio gusto personale, l'altezza della fascia può variare da 12 centimetri al massimo a 20 centimetri. Poi vado anche a cliccare, aggiungi anche la lunghezza della parte dietro e clicco applica. Mi ha creato metà fascia perché ha preso il fondo del davanti più il fondo del dietro, che naturalmente è metà fondo davanti e metà fondo dietro. Questo valore che si presenta qui in alto, quindi 41 centimetri nel mio caso, vado però a fare un accorciamento qui dove c'è scritto accorciamento in percentuale del 10%, quindi inserisco 10 e clicco di nuovo applica. Ho ridotto la fascia, vado a fare questo accorciamento sulla fascia perché ho un tessuto molto cedevole, in questo modo quando vado ad applicarla al fondo della maglia me la tiene più in forma. Poi clicco su manica davanti, tipo nessuna fascia, vado a cliccare sulla freccetta e seleziono l'ultima voce, fascia interna sottratta alla parte originale. Io ho creato quel taglio utilizzando questa funzione delle fasce. Per quanto riguarda l'altezza di questo taglio che viene effettuato, dovete essere voi a trovarlo come misura in questo modo. Partendo dal rosso che vedete, dalla linea rossa, con il mouse cliccate proprio all'estremità della manica. In questo momento c'è un valore di 3 centimetri. Cliccate con il tasto sinistro del mouse e poi rilasciate il bottone. Quando voi poi trascinate il mouse vedete questa linea blu. Questa linea blu non è altro che il metro e qui in alto dove c'è scritto D di distanza vedete i centimetri. Io ho trascinato il mouse fino ad arrivare prima della rotondità. Questa rotondità qui vi consiglio il taglio di effettuarlo prima. Nel mio caso ho fatto il taglio a 44 centimetri. Qui inserisco un valore di 44 centimetri e clicco applica. Dovete vedere che il taglio deve fermarsi prima rispetto alla rotondità. Devo fare la stessa identica cosa per quanto riguarda la manica del dietro. Seleziono la manica del dietro e inserisco. Prima seleziono fascia interna sottratta alla parte originale e poi inserisco un valore di 44 centimetri e clicco applica. Poi trascino la barra verso il basso e clicco crea modello. Qui io vedo tutte le parti create. Come mi indica questa frase, io posso già selezionare delle parti del modello per farle appoggiare poi sulla piega della stoffa e queste parti sono il davanti fondo, entro con il mouse e clicco 2 volte, diventa verde, compare la riga rossa che mi indica che parte verrà appoggiata sulla piega della stoffa. La stessa cosa posso fare per il dietro e la paramontura del dietro. Poi vado a cliccare modifica modello in modo standard. Qui nella struttura d'albero trovo tutte le parti che ho generato. La prima parte vedo già che davanti al quadratino non c'è la spunta, vuol dire che è disabilitata, non la porto in stampa. Vado a cliccare la prima parte che trovo che è davanti fascia. Se non vedete l'ultima desinenza dovete andare qui in basso a cliccare su aggiungi tipo parte a nome, dovete vedere la spunta all'interno del quadratino. Seleziono è la parte della fascia del fondo. Mi va bene così, poi vado a selezionare davanti FA sta per fascia B,
è la manica del davanti e ho anche la manica del dietro. Vado a unirle questi in modo che nel sopramanica io non ho la cucitura. Quindi seleziono il davanti FAB, che sta per fascia B. Vado a cliccare su unioni. La prima immagine che trovo è quella che io ho appena selezionato. Questo è il sopramanica e vado a selezionarlo. È la lettera B e la lettera C. Qui dove vedo da punto vado a cliccare sulla freccetta e seleziono il punto B, e il secondo, che è A punto, seleziono il punto C e è diventata blu. La seconda parte la devo selezionare, la devo trovare qui dove c'è scritto parte 2, clicco sulla freccetta e seleziono dietro FAB ed è la manica del dietro. Anche qui devo selezionare dal punto B al punto C. Qui dove mi viene indicato da punto, seleziono B, A punto, seleziono C e è diventato blu. Ora clicco su specchia parte 2 su fra congiungenti punti selezionati, quindi mi prende questa parte e me la specchia sulla prima, che è quella del davanti. Quindi clicco specchia e vado qui in alto a cliccare aggiungi questa nuova unione e me l'ha specchiata. Ora però voglio fare in modo che la linea di specchiatura, questo di A, diventi il dritto filo, sia perpendicolare al fondo. Qui dove c'è scritto allineamento, clicco sulla freccetta e vado a selezionare allinea verticalmente l'asse di unione e poi clicco di nuovo applica a unione selezionata in lista ed ecco qui che la manica è ruotata ed è diventata perpendicolare al fondo. Clicco conferma. Le parti. Ora ho una parte nuova che è unione parti. Che è questa? Le parti che mi sono servite a creare questa vado a disabilitarla, quindi la fascia del davanti, questa la disabilito e anche il dietro FAB lo vado a disabilitare perché non mi serve più portarlo in stampa. Prendo questo davanti FAQB e vado a cliccare modifica forma. Sposto la lettera G verso sinistra della stessa misura che mi indica FG. Seleziono FG, qui in alto vedo i centimetri, mi vengono indicati 10 e 24. Io sposto la lettera G verso sinistra di questi centimetri, ma li arrotondo per eccesso, perciò l'arrotondo a 11 centimetri. Con la croce, qui ho la lettera dove c'è il punto G, con la croce, questo il doppio meno in orizzontale che mi sposta quindi la lettera G verso sinistra, la clicco per 11 volte. Vedo qui il valore dello spostamento di 11 centimetri. Questo mi serve per fare in modo che il davanti si incroci destra e sinistra. Ora però vado a modificare, a togliere questi punti, il punto I, il punto H e il punto F. Faccio conferma. Tengo sempre selezionato questo davanti FA Code B e vado a cliccare modifica punti. Qui in alto dove c'è scritto mantieni curva selezionata, clicco su applica retta e vado a selezionare la linea IH, vado a eliminare sia il punto I che il punto H. Qui elimina H e qui elimina I. Poi seleziono FG e vado a eliminare il punto F e clicco conferma. Ora ho una parte nuova, modifica punti. La parte che mi è servita per creare questa, che è il davanti fascia, lo vado a disabilitare perché non mi serve più portarlo in stampa. Ora ho questa parte nuova. Vado a fare un'ulteriore modifica su questa parte, quindi clicco modifica forma. Questa linea diagonale la seleziono, l'FG, è la linea poi che andrò a sormontare destra e sinistra qui sul fondo. Essendo un tessuto molto cedevole, questa lettera F la porto verso l'alto di 3 centimetri per fare in modo che questa diagonale diventi più piccola. Questo fa sì che rimanga un pochino più in forma, meno cedevole sul davanti il tessuto.
Dopo aver selezionato FG, qui dove c'è scritto il punto F con la corcia e allunga, clicco il doppio meno 3 volte. Qui mi indicano i 3 centimetri. Si può accorciare da 3 anche a 5 centimetri perché il tessuto è proprio veramente cedevole. Poi seleziono la linea FE, mi indica che è un segmento, la trasformo in una curva a 2 punti. La lettera F, clicco la freccetta e vado a selezionare perpendicolare interna segmento vicino. Mi crea un angolo retto. La lettera E la lascio così, aumento un pochino il peso. Da 50, qui vedevo il valore, lo porto a 80. Poi clicco conferma. Qui nella finestra grafica vedo la partenza, quindi la parte base e la parte modificata. Ora vado a crearmi la paramontura su questa parte del davanti, questa con la desinenza modifica punti, quindi la tengo selezionata e clicco su paramonture. La paramontura la devo creare e mi serve per rifinire la parte del davanti. Il primo punto lo vado a posizionare sulla linea EF. Qui dove c'è scritto primo punto, clicco sulla freccetta e vado a selezionare EF, mentre il secondo punto lo vado a posizionare sulla linea GH. Qui dove c'è scritto ultimo punto, seleziono GH e clicco aggiungi una nuova paramontura. Vado a selezionare la seconda che trovo in elenco, nuova paramontura con taglio senza punti intermedi. Mi ha creato la paramontura. Ora però vado a spostare sia il punto TB che il punto TA. Il punto TB deve risultare dal punto G gli stessi identici centimetri che avete creato la paramontura del dietro. Io la paramontura del dietro, se vi ricordate, l'avevo creata con 7 centimetri. Anche qui devo posizionare il punto TB da G a 7 centimetri e lo vedo qui. Posizione TB, qui mi viene indicato che dalla lettera G in questo momento si trova a 4 cm,9. Con il più singolo lo porto a 5 centimetri, poi clicco 2 volte il doppio più in modo da portarlo a 7 centimetri. Così ho la paramontura del davanti e del dietro che hanno la stessa misura sulla spalla. Per quanto riguarda il TA, dovete fare attenzione che deve trovarsi, questa è la linea del centro davanti, deve trovarsi almeno a 4 centimetri dalla linea del centro davanti. Quindi con il mouse un po' lontano dalla linea perché altrimenti mi seleziona, vado a cliccare sulla linea e poi vado a verificare il TA che distanza si trova. Qui in alto vedo che la distanza mi viene indicato che sono 5 centimetri. Lo accorcio di 1 centimetro per avere un po' meno centimetri di strati di stoffa, vedrete poi nella confezione. Quindi questo TA che lo trovo qui, in questo momento si trova da F a 15,3. Lo voglio avvicinare di 1 centimetro, quindi clicco il doppio più e diventa 14,3. Così dal centro davanti ho ottenuto i miei 4 centimetri. Però la paramontura ora è diventata grigia, bisogna cliccare su applica modifiche. Ed ecco qui la mia paramontura creata. Clicco conferma. Ora ho una parte nuova che è la paramontura. La paramontura però nella confezione io non vado a cucirla sulla parte finale del centro davanti, ma vado a unirla adesso con il programma. Quindi seleziono questo davanti FAQ con la desinenza modifica punti e vado a cliccare su unioni. Questa è la parte che ho selezionato in gestione parti e l'unione deve essere fatta sulla linea FG, quindi qui seleziono il punto F e il punto G. Vi ricordo che il programma ragiona sempre in senso orario quando seleziona i punti sul perimetro ed è diventata blu. La paramontura la devo andare a selezionare io sulla parte 2, quindi clicco la freccetta e vado a trovare la paramontura che è questa, è davanti FAQD e desinenza vedo che c'è PA che sta per paramontura. La clicco e mi compare la paramontura. L'immagine che vedete sotto è l'immagine padre, potete anche disabilitarlo se vi dà fastidio. Devo unire questa paramontura, la linea BC alla linea FG. Quindi vado a selezionare da punto
B, A.C e è diventata blu. Ora clicco su specchia parte 2 e clicco aggiungi questa nuova unione. Ho unito la paramontura alla parte del davanti. Eccola qua. Clicco su conferma. Ho una parte nuova nell'albero che è unione parti. La parte che mi è servita a creare questa unione, o meglio le due parti che mi sono servite, quindi modifica punti, vado a disabilitarlo e anche la paramontura vado a disabilitarla perché ora ho una parte unica. Per facilitare la confezione vi consiglio di andare a segnare su questa parte nuova 2 marcatori che vi servono poi appunto per la confezione. Quindi seleziono Unione Parti e clicco su Disegno CAD. Poi qui in alto dove c'è scritto Mostra una parte scelta come sfondo, lo seleziono. Qui è già selezionato davanti, quindi mi va benissimo. I marcatori che mi servono sono per segnare questo punto, che è il punto di unione della tratteggiata, quindi del centro davanti, perché sarà questo il mio, diciamo, centro davanti, e il centro davanti originale, perché esattamente in questo punto destra e sinistra si incroceranno nella scollatura e poi devo segnare anche questo punto qui, che è esattamente il centro davanti, perché anche in questo punto il destra e sinistra dovranno incrociarsi e trovarsi esattamente in questo punto i due centri davanti. Per fare questo vado prima a selezionare la linea HI, qui dove c'è scritto posizione, seleziono HI, poi vado ad impostare il marcatore. Io qui esce questa finestrella dove c'è scritto tipo marcatori, clicco sulla freccetta, seleziono linea, la lascio rossa e con le dimensioni 1,5 così è bella grande e scrivo ok e clicco aggiungi questo nuovo marcatore. Mi ha creato una parte nuova. Vado qui in alto a disabilitare crea una parte nuova perché non mi serve una parte nuova, mi basta che me la crei il marcatore su questa che ho già e me l'ha posizionato qui sulla lettera H. Io adesso sposto questo marcatore fino ad arrivare esattamente dove vedo lo sfondo del mio centro davanti e lo vado a spostare con il doppio più che trovo qui. Quando mi avvicino, sposto col più singolo. Ecco qua. Ora vado a posizionare l'altro marcatore esattamente qui, dove c'è l'incrocio della linea tratteggiata col centro davanti. Clicco sulla freccetta e in questo caso non è la lettera IA, ma è la linea JI, perché è una linea interna e anche qui clicco aggiungi questo nuovo marcatore e mi ha aggiunto questo marcatore, sempre la lineetta che tengo e adesso lo devo spostare fino all'incrocio con il centro davanti. Qui devo spostarlo con il doppio meno, perché ingrandiamo così si vede. Ecco qui. Questi due marcatori vi servono poi per la confezione. Clicco conferma e qui vedo i marcatori. Se non li vedete dovete abilitare qua in alto mostra marcatori. Ora vado a cliccare su mostra solo parti non oscurate, così faccio pulizia e verifico tutte le parti che mi servono per portarle in stampa. Allora ho il davanti fascia che è la fascia del fondo, questa unione parti è la manica, questa unione è il davanti unito alla paramontura. Questa è la paramontura del davanti, vado a disabilitarla perché non mi serve. Poi ho la parte del dietro e la paramontura del dietro. Vado a cliccare stampa. Nella finestra grafica vedo il cartamodello appoggiato sulla stoffa che mi indica che è la stoffa doppia ripiegata sul lato sinistro. Questa è la quantità di stoffa necessaria per realizzare il modello e qui a sinistra trovo l'elenco delle stampe disponibili. Clicco sulla prima, è la fascia. Questi rettangoli in rosso tratteggiati sono i fogli in A4 che mi servono per realizzare il cartamodello della fascia.
Spero di esservi stata utile ai prossimi video. Ciao ciao!